Titolo: 8 segnali per riconoscere chi ti odia senza dirtelo. Una meditazione su maschere, ombre e verità nascoste. Ti è mai capitato di stare a fianco di qualcuno che parla bene di te, ti sorride, ti abbraccia, ma tu senti dentro un disagio? Qualcosa di indefinito, come un'ombra sul muro che non sai da dove viene. A volte le persone indossano maschere così ben cucite che sembrano parte del viso. Eppure, sotto quelle pieghe di finta gentilezza, si annida qualcosa che non riesci a nominare. Un fastidio, un risentimento, forse odio. Non sempre l'odio urla. Spesso si accuccia in un angolo e aspetta, e quando lo fa, diventa difficile distinguerlo dall'amore o dal silenzio. Carl Gustav Jung parlò di ombra, ma non era solo un concetto psicologico. Era una verità antica che appartiene a tutti noi, quella parte di sé che neghiamo, che rifiutiamo di guardare in faccia e che, inevitabilmente, finiamo per proiettare sugli altri, perché è più facile vedere il male fuori che dentro. E così ci circondiamo di specchi deformi che ci rimandano immagini di ciò che non vogliamo ammettere. Ecco allora che l'invidia si veste da ironia. L'ostilità si maschera da consiglio, il disprezzo si spaccia per scherzo. Tutto questo, però, lascia tracce, segni, indizi, piccole crepe nel muro dell'apparenza. E oggi te ne racconto 8. 8 segnali che potrebbero aiutarti a distinguere il falso dal vero, la maschera dalla persona. E il numero 8? Beh, quello ti farà ripensare a qualcuno che hai creduto amico per anni. Il primo segnale: l'ironia che sa di veleno. Ma stavo solo scherzando. Quante volte hai sentito questa frase dopo aver ricevuto una frecciata mascherata da battuta? La vera ironia nasce dalla lucidità, quella buona, quella che fa ridere senza ferire. Ma c'è un'altra ironia, oscura, pungente, che si nutre di rancore e si maschera da umorismo. È il tipo di ironia che colpisce sempre nello stesso punto, che tocca i tuoi punti deboli, quasi per caso. E ogni volta che provi a protestare, ti chiamano permaloso, troppo serio, poco spiritoso. Ma il problema non sei tu. Sei solo sveglio abbastanza da accorgerti che certi scherzi non sono altro che lame affilate, nascoste tra le pieghe di una risata. Chi usa l'ironia per ferire non lo fa per senso dell'umorismo. Lo fa perché ha bisogno di abbassarti per sentirsi meno piccolo. Ecco, il bello dell'ironia malata è che si difende sempre dicendo di non esserci mai stata davvero. Ma tu sai che quel tono non era casuale, sai che quel gesto non era affetto, e sai che forse, sotto quell'allegria, c'era solo un velo di disprezzo. Come direbbe Jung, l'ombra non si mostra mai in modo diretto. Indossa maschere, spesso comiche, per agire indisturbata. E l'ironia velenosa è una delle sue preferite. Quando qualcuno ti ferisce ridendo, forse non sta ridendo affatto. Forse è la sua ombra che parla, e tu sei soltanto lo specchio su cui riflette ciò che non vuole vedere in se stesso. Il secondo segnale, il sabotaggio silenzioso. Come scrive Jung, spesso il male indossa una maschera benevola. Non arriva gridando, arriva sorridendo. Alcuni non ti dicono non ce la farai, ti dicono vedrai che andrà bene, ma poi, piano piano, ti mettono i piedi in fallo. Un consiglio sbagliato, un ritardo volontario, un silenzio quando avrebbero dovuto parlare. Tutti dettagli, tutti casuali, ma ripetuti, sempre nei momenti giusti. Hai presente quella persona che sembra volerti bene, ma ogni volta che stai per salire ti tira un po' indietro? Non lo fa urlando, lo fa con discrezione, come un ladro che entra senza rompere niente e ruba quel che conta. Ecco, il male non sempre urla, spesso sussurra, e quando lo fa, sei tu che devi imparare a sentirlo, perché il vero tradimento non è sempre un gesto eclatante. A volte è una serie di microsabotaggi, piccoli passi indietro che ti fanno perdere terreno senza nemmeno accorgertene.
Il terzo segnale, la competizione muta. La gioia tua, per loro, è un fastidio, una specie di specchio che li costringe a guardarsi e non gli piace quel che vedono. Così, ogni volta che vinci, loro vincono di più. Tu hai trovato lavoro? Bravo. Loro l'hanno fatto prima. Tu hai superato un momento difficile? Bene. Loro pure, e in condizioni peggiori. Niente di esplicito. Solo un continuo spostare l'attenzione, dalla tua vittoria alla loro. E tu capisci che non è sostegno. È una gara che non hai mai accettato di correre, ma che loro hanno già iniziato, perché chi vive nell'ombra ha paura della luce degli altri e cerca di spegnerla, anche solo con uno sguardo. In fondo non competono con te, ma con la parte di sé che hanno rifiutato. Jung lo sapeva. L'odio che ricevi è spesso l'amore che l'altro non sa darsi. Il quarto segnale, la gentilezza senza cuore. Ti dicono ti voglio bene, ma non ti senti protetto. Ti dicono sono contento per te, ma non lo sono davvero. In momenti importanti non ci sono. Non ti aiutano. Non ti incoraggiano. Solo parole dette tanto per dire. E allora ti chiedi, ma questa persona mi vuole davvero bene? O me lo fa credere? Perché la vera gentilezza non si annuncia, si sente. E quando manca quel calore, non è amore, è solo abitudine. E la cosa più crudele è che ti fanno sentire in colpa per aver dubitato, di aver pensato che fossero diversi, mentre loro, da sempre, giocavano a fare gli amici. Come direbbe Jung, l'ombra non sempre ci appare come minacciosa. A volte indossa il volto gentile di chi finge di volerti bene, mentre in silenzio desidera che tu rimanga sempre un passo indietro. Il quinto segnale, il controllo travestito da premura. Ti dicono cosa devi fare, ma non per aiutarti. Ti consigliano, ma non ti fiduciano. Ti dicono che è per il tuo bene, ma in realtà è per il loro potere. Ti fanno sentire piccolo, anche se sei grande. Ti fanno sentire incerto, anche se sai dove vai. E pian piano ti abitui a chiedere il loro permesso, a non decidere da solo. E questo non è amore. Questo è dominio. Perché chi non riesce a controllare se stesso cerca di controllare gli altri. E lo fa con dolcezza, con voce bassa, come un padrone che si finge amico. Come scriveva Jung, dove regna il bisogno di controllo, c'è una paura non riconosciuta. Chi ti ama davvero non ti stringe, ti lascia andare e cammina accanto, non davanti. Il sesto segnale, le critiche alle spalle. Parlano male di te, ma non lo fanno in faccia. Preferiscono i corridoi, le stanze chiuse, i commenti sottovoce. Raccontano bugie, diffondono voci. E tu lo scopri tardi, quando ormai ti hanno già danneggiato. Perché certe persone non hanno il coraggio di dirti in faccia quel che pensano. Preferiscono rovinarti alle spalle. E quando ti accorgi che gli altri ti guardano diverso, chiediti chi ha seminato quei dubbi. Perché la diffamazione non è mai innocente. Ha radici profonde e chi la pratica lo fa per sopravvivere all'invidia che lo consuma. Jung scriveva che l'invidia è una confessione di inferiorità. Chi ti critica alle spalle in realtà sta solo mostrando quanto si sente piccolo davanti a te. Il settimo segnale. Nessuna gioia per te. Se condividi una buona notizia e loro cambiano argomento, o minimizzano, o si buttano su di loro stessi, allora capisci che non sono felici per te. Chi ti vuole bene ti accompagna nei momenti difficili e ti abbraccia quando vinci. Ma chi nutre rancore ti guarda storto quando ti alzi e cerca di farti tornare giù. Ecco, la mancanza di gioia per te è uno dei segnali più sinceri che puoi ricevere, perché non si può fingere per sempre quando si è davanti a qualcosa che brucia dentro. E loro, pur di non mostrare quel dolore, preferiscono voltare lo sguardo o addirittura cercare di distruggere quel che ti rende felice. La verità è che la tua luce, per qualcuno, è un richiamo alla propria ombra, e più brilli,
più li costringi a guardare ciò che non sono riusciti a diventare. L'ottavo segnale, il linguaggio del corpo. Un sorriso finto, uno sguardo che sfugge, una mano che si irrigidisce, un tono di voce che trema. Il corpo non mente, mai. Dice ciò che la bocca censura, e tu lo senti, lo sai, anche se non riesci a spiegarlo a parole. Ma il vero inganno non è il loro, è il nostro bisogno di credere che chi ci fa male ci voglia bene, perché siamo cresciuti imparando a sorridere anche nel dolore e a chiamare amore ciò che era solo paura di restare soli. Conclusione. Le parole si possono vestire bene, ma i silenzi non mentono mai. Quando senti il gelo sotto un sorriso, non serve più spiegare. Hai capito tutto. Grazie per aver ascoltato. Ma non è a me che devi dire grazie, è a quella voce dentro di te, che adesso non puoi più zittire. Ci vediamo nel prossimo racconto. O forse no, perché certi racconti non finiscono, si nascondono e ti aspettano ogni volta che qualcuno ti guarda con troppa gentilezza.